Vi siete mai chiesti che cosa succede realmente quando facciamo una domanda a ChatGPT? Dal nostro computer la domanda viene inviata ai server di OpenAI. Qui un modello di intelligenza artificiale come GPT-4 analizza la domanda e scrive una risposta che viene poi inviata al nostro computer, così che noi possiamo leggerla. Fin qui è tutto molto semplice, ma cosa succede alle domande che inviamo sui server di OpenAI? Vengono cancellate o vengono salvate da qualche parte? E se contengono informazioni sensibili, come dati aziendali oppure informazioni sul nostro conto corrente? Ebbene, se tieni alla tua privacy e vuoi essere sicuro al 100% che le tue informazioni non finiscano in mano a chissà chi, questo è il video perfetto per te. Quello che farò infatti sarà mostrarti come scaricare sul tuo computer un'intelligenza artificiale che risponde alle domande come ChatGPT, ma senza il bisogno di una connessione ad internet. La prima cosa da fare per utilizzare l'intelligenza artificiale in privato sul nostro computer è andare sul sito di Ollama, www.ollama.com. Trovate il link in descrizione. Per chi non sapesse che cos'è Ollama, è una piattaforma gratuita che permette di scaricare e utilizzare in locale dei large language models, e cioè dei modelli di intelligenza artificiale che permettono il funzionamento di servizi come ChatGPT, Claude, Google Gemini e così via. Una volta sul sito di Ollama clicchiamo sul tasto Download ed ecco che possiamo scegliere per quale sistema operativo scaricare Ollama. Abbiamo macOS, Linux e Windows. Io andrò a scaricare e installare la versione per Mac. Ecco quindi che ho finito il download di Ollama. Mi trovo questo file .zip, doppio clic per fare l'estrazione. Mi appare questa icona del Lama, di nuovo doppio clic, aspetto che si apra. Clicco quindi su Apri, Do Not Move. Clicco poi su Next e infine vado ad installare. Metto la password, premo invio e si avvia l'installazione. Quando ha completato clicco su Finish. Abbiamo quindi installato Llama e l'applicazione è stata avviata in automatico, ce ne accorgiamo perché abbiamo questo logo di un lama qui in alto. L'unica cosa che dobbiamo fare a questo punto è scaricare dei modelli di intelligenza artificiale da poter utilizzare appunto con Ollama. Che cosa facciamo? Quindi torniamo sul sito di Ollama, andiamo in alto a destra e clicchiamo su Models. Dalla pagina Models di Ollama possiamo scaricare moltissimi modelli di intelligenza artificiale gratis e alternativi a ChatGPT. Per farvi un esempio abbiamo Llama 3.1, un modello davvero ottimo sviluppato da Meta, la ex Facebook, abbiamo Gemma 2 di Google, abbiamo anche il famoso Mistral e così via. Se andiamo a fare qualche ricerca, cerchiamo ad esempio Code, troviamo dei modelli specifici per certe attività, in questo caso la scrittura di codice. Abbiamo ad esempio DeepSeek Coder V2, CodeGemma e così via. Ancora possiamo cercare dei modelli che sono senza censura e quindi capaci di rispondere ad ogni tipo di domanda, come questo Llama 2 Uncensored. Tornando invece alla pagina di partenza, ci concentriamo su un solo modello, guardiamo ad esempio Llama 3.1. Noterete queste sigle, abbiamo 8B, 70B, 405B. Queste sigle ci fanno capire praticamente che questo modello lo possiamo scaricare in diverse versioni, con 8 miliardi di parametri, con 70 miliardi di parametri, oppure con 405 miliardi di parametri. Per farvi capire, più parametri ha un modello, più sarà performante e quindi più le sue risposte saranno corrette, precise e così via. Ovviamente più è grande un modello, più spazio occupa e più ci serve un computer performante, quindi di alta gamma, per poter far funzionare quel modello in locale. Per darvi un'idea, sul mio MacBook Pro io utilizzo senza problemi Llama 3.1 8B. Se io avessi un computer super potente utilizzerei il 405B, che come performance è molto vicino a ChatGPT, mentre invece su computer meno potenti utilizzerei ad esempio Gemma 2 con 2 miliardi di parametri, che comunque è un modello molto valido. Quello che faccio a questo punto è mostrarvi come scaricare un modello utilizzando Llama. Davvero semplicissimo, clicchiamo sul modello che ci interessa, ad esempio Llama 3.1, si apre questa scheda, se scendiamo troviamo altre informazioni sul nostro modello, ma soprattutto troviamo delle interessantissime tabelle di confronto, che ci fanno capire un po' come performa questo modello se confrontato ad esempio a GPT-4, GPT-4 Omni e così via. Se noi saliamo, qui sulla sinistra, troviamo questo menu a tendina che ci permette di scegliere quale versione del modello vogliamo scaricare. Quindi clicco. Come vedete i modelli sono abbastanza grandi, parliamo di 4.7 GB, 40 GB o addirittura 230 GB per la versione 405B.
Io voglio scaricare la versione da 8B, quindi 8 miliardi di parametri, vado a copiare questa riga di codice cliccando semplicemente su questo pulsantino. A questo punto apro il terminale, che è disponibile sia su Mac che su Windows, è già installato di default, e vado ad incollare il codice che ho appena copiato. Vado quindi a premere invio, inizia il download del modello, ci metterà un po', aspettiamo che finisca. Ecco quindi che il download ha terminato, verifichiamo che funzioni tutto correttamente. Innanzitutto andiamo a staccare la Wi-Fi, quindi stacco la Wi-Fi. A questo punto vado all'interno del terminale e faccio una domanda. Ad esempio, chi erano i Queen? Punto di domanda, premo invio. A questo punto, come vedete, l'intelligenza artificiale inizia a rispondere e mi dà tutte quante le informazioni praticamente in tempo reale, in modo molto veloce. Immaginando invece di aver già scaricato il modello e di voler tornare a utilizzarlo dopo aver spento e riacceso il terminale, molto semplicemente apriamo il terminale e scriviamo Ollama Run e poi il nome del modello, Lama 3.1/2.8b. Premo invio e posso tornare a utilizzare il mio modello. Ecco quindi che abbiamo scaricato in locale un'intelligenza artificiale 100% funzionante, ma soprattutto rispettosa della nostra privacy. L'unico problema che io vedo qui è questa interfaccia grafica che fa davvero pena. ChatGPT ha un'interfaccia grafica molto più bella e soprattutto che offre delle comodità, come la possibilità di recuperare le vecchie conversazioni o la possibilità di trascinare un file all'interno della chat per fare poi domande sul contenuto di quel documento. Vediamo quindi come fare per donare alla nostra intelligenza artificiale un'interfaccia grafica degna di questo nome, più accattivante, ma soprattutto un'interfaccia grafica che sblocchi delle nuove funzionalità. La prima cosa che facciamo è andare sul sito www.docker.com e scarichiamo la versione di Docker più adatta al nostro computer, nel mio caso Mac con Apple Silicon. Per chi non sapesse che cos'è Docker, si tratta di una piattaforma che permette di utilizzare altre applicazioni. In ogni caso lo andiamo a scaricare e installare. Ora che abbiamo installato Docker e che lo abbiamo avviato, vediamo che funziona da questa icona qui in alto, andiamo sul sito di OpenWebUI, trovate il link qui sotto in descrizione. Questa qua è l'interfaccia grafica che andremo a scaricare. Clicchiamo quindi su Get OpenWebUI, si apre un'altra scheda, scendiamo fin quando non leggiamo If Ollama is on your computer. Questa scritta qui. Andiamo quindi a copiare questa riga di codice cliccando qui, ci clicco, apriamo di nuovo il nostro terminale, facciamo un copia e incolla e premiamo invio. Aspettiamo quindi che l'interfaccia grafica venga scaricata, nel mio caso ha fatto subito perché appunto l'avevo già scaricata. Una volta finito il download apriamo Docker, vado quindi qui in alto, Go to the Dashboard, in alternativa doppio clic sull'icona dell'app di Docker. Come vedete abbiamo la nostra interfaccia OpenWebUI che sta funzionando correttamente, infatti quest'icona qui è in verde. Per aprirla clicchiamo su questo 3080-80, si apre il browser, però in realtà non siamo connessi ad internet. OpenWebUI infatti gira in locale grazie a Docker, ci garantisce quindi il massimo livello di privacy possibile. Semplicemente utilizza il browser come punto d'appoggio, però non è connessa ad internet. La prima volta che utilizziamo l'interfaccia ci verrà chiesto di registrarci, io l'ho già fatto, ho già fatto il login, ci troviamo questa interfaccia molto in stile ChatGPT. Qui in alto possiamo selezionare quale modello utilizzare, scegliendo ovviamente uno dei modelli che abbiamo scaricato da Ollama. Nel mio caso Lama 3.1 8B. Seleziono il modello e poi, come se fosse ChatGPT, vado qui in basso e faccio una domanda. Ad esempio, chi ha dipinto la Gioconda? Punto di domanda, invio. Mi dice il suo autore è Leonardo da Vinci, quindi la risposta è corretta. Prima di andare avanti e di vedere tutte quante le funzionalità che sblocchiamo grazie ad OpenWebUI, ci tengo a dire una cosa. Ovviamente per far girare questi modelli di intelligenza artificiale in locale vi serve un computer abbastanza performante. Con un computer meno potente riuscirete a utilizzare i modelli un po' più piccoli, che sono interessanti, però ve lo dico, non sono a livello di ChatGPT. Fortunatamente però esiste una via di mezzo tra il regalare i nostri dati alle big tech e lo spendere un sacco di soldi per un computer top di gamma. Sto parlando dei servizi di AI sovrani offerti da Infomaniac. Infomaniac è un'azienda che offre molti servizi che utilizziamo ogni giorno, come la mail, il cloud storage e per l'appunto dei servizi AI stile ChatGPT ospitati sui loro server. Questi servizi fanno uso delle migliori alternative open source
ai modelli di intelligenza artificiale utilizzati da ChatGPT. Ciò che distingue Infomaniac dalle varie big tech, infatti, è il rispetto che l'azienda dimostra verso la privacy degli utenti. Oltre a operare nel pieno rispetto della GDPR, infatti, Infomaniac garantisce a tutti quanti i suoi utenti che nessuno dei loro dati verrà mai venduto o condiviso con terze parti. L'obiettivo di Infomaniac è quello di distinguersi dalle altre aziende proponendo un modello di business più etico. Il 100% dei loro ricavi, infatti, deriva dalla vendita di servizi premium e mai dalla vendita dei dati degli utenti o di pubblicità. Se poi non vi bastassero le promesse dell'azienda, sappiate che i server di Infomaniac si trovano in Svizzera, uno dei paesi con le leggi sulla privacy più severe al mondo. Se hai cliccato su questo video probabilmente è perché ritieni che la tua privacy sia qualcosa di importante. Se è così dovresti provare i servizi di Infomaniac partendo magari dal loro pacchetto base che è completamente gratis. Questo include 35 GB di spazio totale, di cui 20 GB per le mail e 15 GB di archiviazione in cloud. Trovi maggiori informazioni cliccando sul link in descrizione. Vediamo a questo punto qualche funzione avanzata che sblocchiamo grazie ad OpenWebUI. Ho creato una nuova chat, seleziono nuovamente il mio modello. La prima cosa che faccio è caricare un file per fare poi domande sul contenuto di quel documento. Clicco quindi qui in basso su questo più e poi su carica file. Vado a caricare il copione, lo script, del mio ultimo video YouTube, video molto lungo di 20 minuti, in cui parlo di come creare delle app per smartphone utilizzando Adalo. Quindi carico il mio documento, vediamo se la mia intelligenza artificiale privata riesce a rispondere a qualche domanda. Ad esempio, molto semplice, di che cosa parla questo testo? Punto di domanda. Ovviamente ci mette un pochino più tempo per rispondere perché deve leggere un testo molto lungo, però poi risponde e risponde anche correttamente. Come creare un'applicazione utilizzando Adalo, con anche ChatGPT, corretto, parla anche di come aggiungere funzionalità come database e via dicendo. Quindi la risposta di per sé è corretta. Posso anche farmi leggere questa risposta ad alta voce. Andando a cliccare qui, su questo tasto, legge ad alta voce. Questo testo parla della creazione di un'applicazione mobile con Adalo e dell'utilizzo di chat. E quindi effettivamente ho anche una sorta di interazione vocale con la mia intelligenza artificiale privata. Se vogliamo poi portare l'interazione vocale a tutt'altro livello, possiamo utilizzare una funzione simile a quella offerta da ChatGPT, che ci permette di fare domande a voce e di ricevere risposte a voce. Per farlo clicchiamo qui in basso a destra su questa icona delle cuffie. Dammi la ricetta della torta di mele. Ecco quindi che l'intelligenza artificiale capisce la mia domanda, sta iniziando a scrivere la risposta, nel breve inizierà anche a Per rispondere. iniziare, assicurati di avere tutti gli ingredienti necessari per preparare questa deliziosa torta. Ingredienti. Ovviamente la qualità della voce non è assolutamente paragonabile a quella di ChatGPT, però effettivamente riesce quantomeno a capire la nostra domanda e poi a leggerci una risposta. Un'altra delle funzioni di ChatGPT a cui non voglio rinunciare utilizzando un'AI privata è la possibilità di creare dei GPTs. Questo però non è un problema perché appunto OpenWebUI ci permette di creare dei GPTs. In che modo? Andiamo in area di lavoro, successivamente clicchiamo su Crea un nuovo modello. Selezioniamo un modello di base, ovviamente tra quelli che abbiamo scaricato tramite Ollama, e abbiamo la possibilità di settare un system prompt, dicendo quindi all'intelligenza artificiale comportati come esperto di programmazione piuttosto che comportati come esperto di marketing. Abbiamo anche la possibilità di settare dei parametri avanzati. Quello più famoso probabilmente è la temperatura. Come sappiamo, più è bassa la temperatura, più le risposte saranno precise e accurate, più è alta invece, più le risposte saranno fantasiose e variabili. In ogni caso possiamo anche andare a caricare una knowledge, quindi dei documenti. Molto semplicemente dobbiamo andare qui in documenti, carichiamo i file, i PDF che ci interessano e poi in modelli andiamo appunto ad aggiungere questi documenti nella knowledge del nostro GPT. Questa cosa è anche molto comoda e ovviamente è 100% gratis. Se invece non vogliamo andare a creare il nostro GPT, possiamo andare a modificare le impostazioni avanzate anche all'interno di una singola chat. Cliccando infatti qui in alto a destra, possiamo selezionare sempre un system prompt, temperatura, mirostat e così via. Insomma, possiamo fare tutto quanto quello che facciamo con i GPTs, però all'interno di una singola specifica chat.
Questo quindi è tutto quello che vi serve sapere per scaricare in locale sul vostro computer la vostra intelligenza artificiale privata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di queste AI private, se secondo voi possono davvero prendere il posto di ChatGPT, e se il video vi è piaciuto vi ricordo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale.